Ciao a tutti e bentornati sul mio canale o benvenuti se questa è la vostra prima volta qua. Oggi faccio un nuovo video ovviamente e oggi sono di nuovo a casa qua e da un bel po' che non faccio un video qua a casa in cui vi parlo di un argomento, ma oggi voglio farlo. Quindi oggi parlerò di questo argomento. C'era a marzo in realtà è successa questa cosa, questa polemica con la scultura di Davide, il capolavoro di Michelangelo, in questa scuola, charter school, tipo scuola privata sovvenzionata, in Florida. Praticamente la preside di questa scuola si è rassegnata perché c'erano dei problemi con i genitori di questa classe perché le immagini della scultura è stato mostrato ai ragazzi e questi genitori avevano un problema con queste immagini pornografiche di Davide. E sì, praticamente alla fine c'era la commissione di questa scuola che praticamente ha detto alla preside che devi rassegnarti oppure sei licenziata. Quindi alla fine lei ha deciso di rassegnarsi. Sì, è stata una cosa nella notizia qua, penso che sia successo anche in Italia, decisamente all'estero mi pare. Comunque voglio parlare di questa cosa oggi e anche questo argomento della nudità con il mio paese, perché decisamente c'è voglio chiamarlo un problema che abbiamo qua negli Stati Uniti con la nudità e con il sesso. E per chi che non sappia, praticamente c'era questa classe dei ragazzi del sesto anno della scuola elementare, c'era una lezione sul riconoscimento, ovviamente l'insegnante ha fatto vedere ai ragazzi tipo delle immagini, delle arti, dei capolavori, tipo Davide, e alcuni genitori avevano un problema con questa lezione, con questo uso delle immagini, e uno di loro ha chiamato l'immagine di Davide pornografico. Sì, non capisco, comunque sì, è successo. Praticamente in passato, nello specifico l'anno scorso, la scuola ha mandato un avviso ai genitori degli studenti dicendo praticamente gli studenti avrebbero visto tipo delle immagini dei corpi, delle sculture nude, dei dipinti nudi ovviamente, eccetera eccetera, ma a quanto pare non è successo quest'anno, questo avviso non è stato mandato e c'era un problema. E un'altra citazione che mi ha fatto ridere in realtà, dal presidente della commissione per questa scuola, ha detto che ovviamente questa cosa era un grande errore, che questo avviso non è stato mandato e che i genitori hanno il diritto a sapere quando i loro figli impareranno un argomento, un'immagine controverso. Quindi a quanto pare il riconoscimento è controverso nello stato di Florida. In questo non mi sorprende purtroppo. E decisamente c'è un problema qua con la nudità e non capisco questa cosa, ma decisamente esiste, è un problema che ha i rami abbastanza profondi qua nel mio paese, nella società qua, tra la gente, e direi che il problema è che qua negli Stati Uniti la nudità è vista sempre come una cosa sessuale. Quindi c'è un collegamento che la nudità è uguale a sesso. Ok, tipo la nudità fa avverare il sesso. E sì, quindi c'è sempre l'associazione tra la nudità e il sesso. E per questo di solito tanti americani hanno un problema con la nudità, tanti americani diventano a loro disagio quando c'è la nudità, specialmente quando c'è il capezzolo di una donna. Questa è la cosa più grave che può succedere nel pubblico, tipo in TV, nei film, eccetera. Il capezzolo di un uomo ci sta, è una cosa molto normale ovviamente. Oddio mio, se c'è un capezzolo di una donna tutti sclerano e non ha senso per niente.
Ma sì, questa è la cosa qua. Sì, veramente non capisco perché il capello di una donna sia visto come una cosa molto tabù, molto osceno, letteralmente visto come una cosa osceno qua negli Stati Uniti. Sì, non lo capisco per niente, non ha nessun senso, per niente, di nuovo, per niente affatto. Perché il corpo umano è bella, anzi bellissima, in realtà la nudità è molto naturale, ovviamente, si nasce nudo, non tipo i vestiti sono un'invenzione, diciamo. E purtroppo c'è questa ipersessuazione del corpo umano, delle donne, della nudità qua negli Stati Uniti. E per questo di solito la nudità mette le persone, mette la gente a suo disagio. Purtroppo è così, non lo so. E prima di fare questo video ho fatto un po' di ricerca su questo argomento e ho trovato che la risposta classica a questa domanda della nudità, dei problemi della nudità e la relazione, forse il rapporto tra la mia cultura e la nudità viene dalla religione, tipo puritanismo, tipo le prime persone che erano venute qua dall'Europa. Ma secondo me questa cosa non ha senso, non ha troppo senso, perché era stata una cosa che è successo anni e anni, centinaia di anni fa, quindi di sicuro non può fare un grande effetto sulla cultura di oggi, sulla società di oggi, sulla gente di oggi. E ho anche trovato che praticamente all'inizio dei film, praticamente nell'anno 1930 mi sa, c'era questa legge che praticamente ha detto che tutti i film che stiamo per creare, perché ovviamente era l'inizio di questa avventura, di questa tecnologia dei film, praticamente questa legge qua negli Stati Uniti ha detto che tutti i film non possono praticamente fare un effetto negativo sul pubblico che li guarda. E questo secondo me ha più senso, almeno avrebbe più senso a mio pare, che darebbe più significato, più senso a questo argomento e la condizione di oggi con la gente e il pubblico. E ovviamente in Italia e altrove in Europa la nudità non è vista come una cosa controversa, una cosa troppo sessuale come qua. È sempre divertente, per esempio, quando guardo le serie, i film italiani, perché praticamente c'è sempre la nudità, ma è una cosa molto normale per voi, quindi è una cosa molto, forse non voglio dire aspettata, però sì, ci sta. Ma qua negli Stati Uniti non succede per niente. È la stessa cosa con le parolacce, che per qualche ragione questi sono i due problemi, le due cose più controverse, le parolacce e la nudità, ma non la violenza, ovviamente, perché la violenza è dappertutto qua, nei film, nei videogiochi, nelle serie, nella TV, in tutto. E la violenza è una cosa molto normale qua, purtroppo. La relazione tra tipo la violenza, la nudità, le parolacce, secondo me è molto interessante. Ovviamente influenza tantissimo la mia cultura e la mia gente. Comunque non lo so, non posso fare niente. Quindi secondo me è una cosa molto divertente e molto interessante da pensare. Non lo so. Ma tutti voi che ne pensate di questo argomento? Avete sentito di questa cosa con questa scuola in Florida e la scultura di Davide? Fatemi sapere nei commenti. E niente, questo è un argomento che mi interessa abbastanza. Quindi fatemi sapere quello che ne pensate su questo video, su questo argomento, e fatemi sapere anche se avete sentito di questa cosa con la scuola in Florida, con la preside, con la scultura di Davide e tutto qua, perché sono molto curioso ovviamente di sapere. Comunque grazie mille per aver guardato questo video, spero che vi sia piaciuto e mi raccomando lasciate un pollice in su e ci vediamo nel prossimo video. A presto raga, ciao!